Nikkor 300 AFS F4. Ma quanto è bello! Quando l'ho visto nel sito di RCE Foto Livorno, ho chiamato subito Luca e Gabriele e ho detto: ragazzi, questo me lo compro io, perché ho talmente tanti ricordi legati a questo obiettivo e poi ho delle belle immagini. Un obiettivo compatto, ma poi è bello anche proprio finito bene. Sapete che ha un suo predecessore che aveva ancora il limiter regolabile a mano, pensa che tempi. Comunque una gran bella lente che quando sono stato lì per cambiarlo ho detto: ma farò bene a prendere il modello nuovo, sarà altrettanto bello, sarà valido come questo? Beh, anche di più. Avevo un dubbio da chiarire, ma questo obiettivo, a distanza di 25 anni dalla sua progettazione, sarà altrettanto valido? Sarà ancora all'altezza di un sensore come quello della Z6 Mark II, della Z7, della Z8? Beh, la risposta è sì, ve lo dico senza mezzi termini. Cominciamo a vedere un pochettino parlandovi di che cosa? Del fatto che con l'anello FTZ diventa sfruttabile a tutti gli effetti, anche perché comunque è vero che l'autofocus di questo obiettivo non è il primo della classe, non è mai stato quel missile terra-aria che va a puntare immediatamente. Ha i suoi tempi, del resto ve l'ho detto, stiamo parlando di 25 anni fa, quindi sono tanti anni, un gap di progettazione rispetto ad ottiche molto più performanti che abbiamo oggi sul mercato. È anche vero che la Z6 Mark II non è la serie 3, non è quella perfezione di autofocus molto valido, ma insomma qualcosina manca. Ma a me non interessa, non vado a fare la caccia fotografica con questo qua, ma posso fare anche quella. Se devo dire, l'unico limite di questo obiettivo è che gli manca la stabilizzazione. Beh, poco male, perché qui c'è la camera e allora è un motivo in più per guardare ad ottiche come queste, perché la qualità del fuorifuoco, la nitidezza, al contrario che ha al centro del fotogramma, per me è superba. È un F4 giustamente luminoso, ma con una qualità del fuorifuoco principesco. Non solo, una capacità di avvicinare l'oggetto in primo piano, quindi un rapporto di riproduzione davvero elevato. Vi dico questo perché molti come me posseggono l'F4 e sognano il 2.8. Ma certo, il 2.8 è un bellissimo obiettivo e fa cose diverse, costi diversi, ingombri diversi, pesi diversi. Ma allora chi me lo fa fare? Me lo fa fare quell'autofocus, quello stacco dei piani che soltanto un 2.8 riesce ad avere. Però mi ricordo che quando comprai il 2.8 e dovetti vendere questo, mi sentivo orfano proprio del potermi avvicinare al soggetto, riuscire a fare quelle riprese che non sono delle macrofotografie, ma che grazie ad un F4 di qualità come questo riuscivano ad isolare il soggetto, a metterlo bene in primo piano, contando su quella cremosità, su quella pasta del colore che questo obiettivo è sempre riuscito a restituirmi, tanto nella pellicola quanto nel digitale. La qualità delle immagini prodotte da questo obiettivo a me piace tantissimo, colori carichi, saturi, un bello stacco sul fondo, quindi utile anche soprattutto poi con le camere moderne che hanno magari un fattore di crop in camera, anche per piccoli animali, decisamente bello. Colori vivaci, grintosi e poi non dimentichiamo uno schema ottico molto semplice, 10 elementi, 6 gruppi, una distanza minima di messa a fuoco di 1,5 metri ed un rapporto di ingrandimento di 0,25 per. Avete visto, si può fare anche, magari con l'aiuto di un anello macro si intende, anche delle fotografie che possano mettere in risalto piccoli dettagli. È stato il mio compagno fedele per tanti anni e nonostante ci siano oltre 20 anni di gap rispetto a tanti obiettivi più moderni, secondo me questo tiene il passo benissimo. L'incisione, la cutanza dove serve c'è tutta, sfruttabile a F4 quando voglio mettere in risalto il primo piano, ottimo a 5.6 F8, volendo anche F11 quando
desidero avere tutto il fotogramma nitido, per esempio anche in uno scatto come questo, in alcune proiezioni mi sta bene che ci sia fino all'ultimo millimetro del fotogramma o del file, però f5.6 e f8 sono già degli ottimi diaframmi di lavoro. E poi guardiamo un pochettino come è fatto. Innanzitutto c'è questo piedino molto comodo, questo è il pomello per orientare, come vedete, il collare, per gira a 360 gradi con lo stacco sui 90. Posso sganciarlo dall'obiettivo, ma chi me lo fa fare che è così comodo per impugnarlo? Io lo lascio su. Cosa volete che sia? Risparmiare questi 50 grammi, 60 grammi che siano. Molto meglio avere al seguito la possibilità di ancorarsi qui. La qualità dei materiali è top, come per molti obiettivi Nikkor, ma in questo caso trovo che sia di una eleganza questa manifattura, questa satinatura, le incisioni dorate. Sì, lo so, vi parlo un po' come parlerebbe un innamorato, ma comoda anche questa, insomma bella. E poi questi obiettivi hanno il paraluce incorporato. Questa è la vera magia. Non serve montarlo, non serve sfilarlo, non serve portarlo dietro. A volte l'ho lasciato a casa, ma che scatole portarlo dietro, montarlo, smontarlo. Ale, ok? Questa è veramente la magia. E poi, come vi stavo mostrando, è tutto sommato compatto. Ora lo vedete tra l'altro gravato dall'anello FTZ, ma l'obiettivo è compatto, il fuoco è interno. I comandi sono i più semplici che possiamo trovare, i più elementari. Certamente abbiamo il commutatore per manuale o autofocus e un limiter che, vi dicevo, dall'altra parte era soltanto di tipo meccanico ed era posizionato qui, proprio in prossimità della lente frontale. Il limiter che può commutare da 3 metri ad infinito, togliendosi che cosa? Il primo 1,5 metri, che è quello che effettivamente ci consente di avvicinare l'oggetto. E quando parlo di 1,5 metri su un 300 mm, sto parlando di qualcosa di veramente acrobatico. Non solo, su queste camere con un po' di crop diventa un 420 mm che avvicina ancora di più il soggetto. Un obiettivo che era nato per, in un certo senso, per completare quella doppietta 24-70, 2.8, 70-200, 2.8 e poi il 300. Il 300 mm f4 che aveva comunque un utilizzo diverso, proprio come look d'immagine, rispetto al 70-200 moltiplicato per esempio con l'1.4 o anche con l'1.7. Il look era diverso e poi si perdeva forse qualcosina che invece in questo obiettivo resta la bellezza, lo avrete visto nelle foto, o perlomeno così è per me, tanto nel primo piano, tanto nel ritratto alla distanza giustamente di un 300 mm, ma l'ho impiegato anche per quello, molto spesso in escursione, perché comunque il mio ambito specifico poi è quello del paesaggio alpino. Molto spesso in escursione avevo, che so, la moglie davanti o dietro di un centinaio di passi, e con questo si possono fare dei ritratti molto ma molto validi contando su questo sfocato che io apprezzo moltissimo. Vi dicevo, un look diverso rispetto a quello del 70-200 2.8 moltiplicato, che diventa comunque un F4 e comunque un F4 di qualità, ma non al pari di questo. In più qui c'è quel dettaglio che non è spalmato su tutto il fotogramma. Il 2.8, il 70-200 2.8 fa meglio. Perché vi parlo del 70-200 2.8? Perché qualcuno potrebbe dirmi, già con una Z6 faccio il rapporto di X e il mio 200 mm diventa magicamente un 300, più o meno, no? E allora che me lo compro a fare? Questo me lo compro perché ha una tipologia di immagine diversa, una cremosità nei colori che sembrano staccarsi dal fotogramma, dallo schermo, dal telefono, dove guardate la foto, e poi comunque una vivacità, una grinta nel colore che è proprio sua. In conclusione, è un obiettivo ben bilanciato, perché è un 300 ma comunque si brandeggia bene, anche se lo ammetto, meglio sulle reflex, perché su una mirrorless con questo FTZ il peso è abbastanza in là.
però è anche vero che un 300 mm lo uso sul monopiede se non sul cavalletto. La staffa per portarselo indietro è assolutamente pregevole, si impugna bene, magari le mani più grandi delle mie faticheranno un po' di più, ma c'è un buon grip, c'è una bella presa. Un 300 mm raccolto in meno di 1 chilo, assolutamente uno sfocato di qualità. Insomma, se lo trovate a buon prezzo e in buono stato, io un pensierino ce lo farei, io il mio pensierino ce l'ho fatto. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video, come sempre vi devo parlare di obiettivi da leccarsi i baffi, l'85 mm Z f1.2 Nikkor, il 50 1.2 Nikkor, ma anche il 105 AFS 1.4, insomma tanti belli obiettivi. Ciao amici, alla prossima!